lo so che tutti i passaggi per fare il test sono sbagliati, ma tanto funziona lo stesso. Ah, il cucchiaio. In questo video oggi monteremo una bici. No, questo devo spostarlo. Esce in un altro video, cavolo. Ok, così meglio. Per prima cosa oggi dobbiamo fare un paio di pacchi, ragazzi, perché ieri mi sono dati degli ordini. Oh, abbiamo ancora del merch, vediamo di attivarci per farlo fuori, soprattutto le magliette, perché così almeno usciranno le nuove poi in autunno. Buste, 2 calze, una maglia XL. E con queste Roberto è a posto. Magliatone taglia S, calzette piccole, e con questo anche Alida è a posto. Etichetta. Tac. E comunque ditelo in giro che in tutti i pacchi ci metto anche gli stickers Lessugo Mortonno. Oggi, ragazzi, andremo a lavorare sulla Santa Cruz che mi ha dato Ridewheel, perché finalmente sono arrivati i pezzi Formula. Per chi non conoscesse, Formula è un'azienda di Prato, quindi italiana, che produce sospensioni, freni ed anche ruote. Quando vi parlo bene di Formula, ragazzi, non lo faccio soltanto perché mi danno i prodotti, ma perché in 20 anni di esperienza nel mondo bici ho avuto modo di provare diversi prodotti di diversi marchi, ed alla fine negli ultimi 8 anni ho deciso di fermarmi qui con loro perché mi trovo meglio rispetto a tutti gli altri. Sicuramente chi ha provato di prodotti Formula potrà confermarlo nei commenti. Tra l'altro adesso vi faccio vedere una chicca segreta, questo è uno spoiler di una cosa nuova che sta per arrivare. Allora, sono qua dalla mia bici da dirt, come potete vedere qui abbiamo tutte queste regolazioni sulla mia forcella, perché praticamente non è nient'altro che la vecchia forcella da enduro, la Formula 35, con alcune modifiche, però monta sempre la stessa idraulica. Oggi però c'è una news. Guardate un po' questa 35 com'è qui, è cambiato tutto. Questo perché a breve ci saranno delle novità ed appena sarà tutto confermato vi farò sapere di più a riguardo. Va bene, vediamo di sbaraccare questo tavolo che dobbiamo prepararci. Se vi state chiedendo cosa c'è lì dentro, ci sono le bestie feroci. Salve signora, subito sull'attenti. Attenzione ragazzi, perché come vedete la Santa qua sul cavalletto ha già montato sia i freni che la forcella. Questo perché oggi in questo video vi voglio far vedere delle chicche particolari, come il passaggio del tubo del freno dentro il canotto dello sterzo, così da poter fare i bar spin. Se invece vi interessa sapere come si montano i freni, la forcella e quant'altro, andate a vedere la playlist di Dite qua in alto a destra. Prima cosa che andiamo a fare è cambiare subito l'ammo, che abbiamo la bici bella pulita e libera, così non ci complichiamo la vita. Mollettone fresco fresco. Tac. Ok, ammo su, andiamo avanti veloce con movimento centrale e piedivelli. Dato che questa bici andrà a sostituire la mia vecchia bici downhill, e in downhill non si pedala per quanto mi riguarda, qui non monteremo nessun cambio. Quindi qui andremo a montare questo Tendicatena SB1, pezzo bellissimo. Questo potete trovarlo sul sito di Ridewheel se vi interessa, così che facciamo monocorona, monopignone e non abbiamo problemi di spaccare cambi e quant'altro. Montiamolo. Il Tendicatena SB1, ragazzi, ha la possibilità di essere regolato in 3 posizioni, di spostarsi a destra e a sinistra, e poi addirittura qui c'è una frizione che serve per aumentare la tensione della molla. Al posto della cassetta si andrà poi a montare invece questa specie di corpetto che è diviso in 2 parti. Esiste in versioni sia per SRAM XD che per Shimano. La bici è quasi completa, resta solo da fare il lavoro del freno anteriore che deve passare dentro il tubo sterzo, e ora vi spiego come si fa. Andiamo subito a togliere il tappo della forcella, di modo da poter infilare un ferro di qualsiasi tipo cilindrico per poter picchiare fuori il ragnetto già inserito. Prendiamo ora il ragnetto e cerchiamo di fissarlo ad un supporto, così da essere comodi per lavorarci. Andiamo a limare quindi le tacche già presenti, di modo da allargarle. Prima con una lima più appuntita, poi con una arrotondata, di modo da creare una conca perfetta per far passare il tubo. La stessa cosa la andiamo poi a fare con il tappo della serie sterzo, troviamo modo di fissarlo e poi andiamo a limarlo di modo da creare una scanalatura per far passare il tubo anche da qui. E ora è il momento di staccare il tubo del freno. Un consiglio che vi do è quello di rimuovere la ruota anteriore, pompare l'olio di modo da far uscire i pistoncini, così da evitarci poi spurmi successivi. A questo punto lo facciamo passare dentro il canotto della forcella. Per reinserire poi il ragnetto ci aiuteremo con una vita abbastanza lunga, di modo da riuscire a tenerlo più dritto possibile quando andremo a martellarlo dentro al tubo.
Inseriamo adesso lo spessore superiore, il tappo. Andiamo ora a richiudere il tubo del freno facendo attenzione di serrarlo accuratamente di modo da non perdere olio. Consiglio di mettere una bella fascetta sulla testa della forcella da tenere il tubo di modo da non farlo entrare dentro la ruota anteriore. E andiamo ora ad allontanare i pistoni con un cacciavite a taglio facendo attenzione a non rovinare le pastiglie di modo da far risalire l'olio nella pompa ed eventuali bolle d'aria. E con questa chicca ragazzi il mezzo è completato, così che possiamo fare anche un sacco di bar spin. Non resta che andare a provarla. Eccoci qua per il primo test di questa bici incredibile. Vi ho portato qua al bike park che non c'è, perché oggi siamo qui per fare i camp. Tra l'altro c'è Muro che è ancora preso lì, sta facendo un po' di lezioni spiega segreti segretissimi della mountain bike. Se dovesse interessarvi a partecipare a qualche camp, tra poco lancerò le date per quelli estivi di 3 giorni. Prendiamo questo mezzo e andiamo a provarlo. Ok, tutto pronto. Direi che ce ne andiamo subito sulla linea grossa a vedere un po' che succede. Gazzellone! Yeah! Oh yeah. Che spettacolo! Una bomba ragazzi, una bomba! Uè Tecnomuro, ti piace il mezzo nuovo? Hai recuperato sto coso? Il colore è un po' così, ma adesso facciamo la modifica, facciamo diventare nera. No, ma in realtà è bella. Cioè, sai che io sono tecnopunk, no? Cioè, dai, fammi fare un giro. Vai! Occhio raga, il Tecnomuro in arrivo, si spaccherà la bici o la curva? Vediamo un po'. Vabbè! Wow! È un po' molle per me, oh! Wow! La voglio! Com'è sto mezzo? Bello. Per Un po' me. mollino per me, sì, vabbè, abbiamo solo quei ventelli, 20 kg di Adesso vado a differenza. casa, cambio la valvola dell'ammortizzatore, dato che forma da tutte le valvole, provo a mettere quella più dura, vediamo un po' Vediamo la come prova di Muro. reagisce. Bella, reattiva. Ti dirò che mi fai venire le voglie di servirmela. Vabbè, ascolta, prima che te ne vai vado a girare. Ciao. Visto che abbiamo fatto il passaggio del cavo per far girare il manubrio e qui abbiamo ben 2 step up perché ne abbiamo uno qui e uno lì, provo a fare bar spin a salire e tail whip su quell'altro. Prima aspetta se lo togliamo, se no trancio tutto. E let's go! Devono entrare belli cattivi qua. Oh, Madonna, duro da far girare sto mezzo. No, comunque non so se hai sentito cosa ti ho urlato. Che sei proprio stronzo a far tail whip. Cioè, bar spin, vabbè, quello lo facciamo anche noi poveracci, ma tu sei proprio stronzo, sappi. Con Tecnomuro esaurito dalla giornata, io anche perché ci saranno 4000 gradi. Questo video finisce, vi ricordiamo ancora che quest'estate ci saranno 4 camp. E che camp? E se siamo in tanti ci sarà anche Pippo Prose a darci una mano come istruttore. Ci vediamo la settimana prossima. Con Marco vi saluta. Perché Diego è andato. Ciao! Awesome!